Ben ritrovati! Oggi prepareremo il ragù con la ricetta della nonna. Quelle ricette semplicissime, non serve essere chef o grandi cuochi o ingredienti strani per farle, ma sono quelle ricette sicure e garantite che vengono sempre buonissime. Quindi una ricetta davvero semplice, basica, ma sicuramente verrà buonissima. Noi abbiamo preparato il tutto partendo da una base di 1 chilo di macinato, poi ovviamente voi riproporzionate. 1 chilo di macinato, una bella cipolla, 4 carote, 2 gambi di sedano e un 400 grammi di passata di pomodoro. Partiamo con il tagliare molto sottile sedano, cipolla e carota e andremo a fare un soffritto con un po' di olio. Bene, quando il nostro trito sarà pronto andremo a farlo rosolare leggermente in pentola con un filo d'olio. Poi aggiungiamo la carne e lasciamo che cambi colore perché da rossa diventerà più bianca. A quel punto lasceremo cuocere per più o meno un'oretta a fuoco basso. Il segreto del ragù della nostra nonna è proprio il fatto che deve cuocere pian piano, bisogna prendersi il tempo per cucinare questo ragù. Il soffritto è bello caldo e sta cucinando, allora adesso aggiungiamo la carne. Magari mentre la mettiamo andiamo anche un po' ad aprirla perché essendo stata nella confezione è un po' chiusa, impaccata, ecco. Adesso quando la carne diventerà bella bianca andremo a lasciarla ancora cuocere per un'altra oretta. Anche in questa fase ovviamente dovremo chiudere il coperchio e lasciarla cuocere, ogni tanto magari mischiandola. Ecco, il nostro ragù è molto più chiaro rispetto al rosso vivo di quando l'abbiamo versato. Adesso finiamo di mischiarlo bene bene insieme appunto con il soffritto, chiudiamo nuovamente e lo lasciamo per circa un'oretta in modo che finisca proprio di insaporirsi al meglio. Ed ecco il nostro ragù, trascorsa più o meno un'ora. Adesso andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro, mischiamo bene e lasciamo cuocere per un'altra mezz'oretta circa. Ed ecco il nostro ragù terminato. Mi dispiace solo che non possiate sentire il profumo, anche se immagino che un po' il vapore lo vediate, ed è davvero un profumo delizioso. È un ragù semplice al quale potete, se volete, aggiungere magari delle spezie in più, del rosmarino per esempio, ma quello va un po' a gusto. Può essere una buona base per qualsiasi pasta fresca, oppure se volete fare le lasagne al forno. Se avete voglia di qualche spunto in più per qualche ricetta, guardate nelle descrizioni, lì troverete i link ad alcune nostre ricette. Bene, non mi resta che augurarvi buon appetito e ricordarvi di iscrivervi al canale.